Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua dopo 2 mesi a parlare di nuovo di Samsung S23 Ultra per tirar fuori dei giudizi e i pareri dopo aver provato in questi 2 mesi questo grandissimo smartphone di casa Samsung. Vi ricordo che 2 mesi fa feci una recensione molto dettagliata su tutte le caratteristiche di questo smartphone. Ve la lascio qua in alto a sinistra, o se no, se mi dimentico di lasciarla perché molto spesso mi dimentico, la trovate sul mio canale comunque. Detto questo, direi di iniziare a parlare di questi 2 mesi di S23 Ultra nella parte software, batteria, foto e video e utilizzo lavorativo. Dopo questi 2 mesi di utilizzo posso dire che il software è qualcosa di incredibile. La velocità, la reazione e l'elaborazione che ha è davvero impressionante. Io lo uso molto spesso in applicazioni come Premiere su smartphone o anche Adobe Lightroom, e la velocità che ha nel fare il rendering su Premiere o comunque dell'immagine su Lightroom è qualcosa di incredibile. Secondo me è abbastanza paragonabile a un PC fisso, perché comunque la velocità di elaborazione è molto alta, non mi fa mai attendere tanto. Anche quando faccio qualche clip video un po' più lunga, gli faccio 2 modifiche, magari il peso è importante, non mi va mai a rallentare niente, e quando faccio il rendering ci mette giusto qualche minuto, come il mio fisso, che quando vado a registrare i video, montarli e poi faccio il rendering di un video di 10 giga ci mette all'incirca una decina di minuti. Questo ci mette qualche minuto a fare il rendering magari di 1-2 minuti di clip, però comunque con modifiche di luminosità, colorazioni e molto altro, quindi il file diventa molto pesante. Ho notato anche la sua reattività che ha quando vado a utilizzare la doppia app. In che senso? O vado a mettere un'applicazione sopra l'altra, o se no vado a dividere lo schermo in 2 e metto un'applicazione in alto e una in basso. Per esempio ogni tanto faccio così quando vado a leggere, e sotto metto il block notes per scrivere magari le parti che voglio ricordarmi bene e crearmi appunto delle note con il suo fantastico pennino che è la S Pen. In questi 2 mesi non ho mai avuto nessun problema di rallentamento del software, di niente, tutto perfetto come quando l'ho comprato. Sono passati solo 2 mesi, ma sicuramente poi faremo un aggiornamento anche fra 6 mesi per vedere come si comporta fra 6 mesi. Perché Che è successo? Continuiamo. Stavamo dicendo, dopo questo rumore, che vi porterò naturalmente un video anche fra 6 mesi per vedere come lavora ancora, come è bello fluido, se è come il primo giorno anche la batteria, che andremo a parlare ora. Parto subito col dirvi che io lo carico fino all'85%. E perché mai lo carico fino all'85% io? Perché se andiamo su impostazioni della batteria, Samsung consiglia di caricarlo fino all'85% per mantenere al meglio le funzionalità massime che può avere la batteria, prolungandola negli anni, senza magari andarla a usurare velocemente. Se noi lo carichiamo all'85%, quindi la batteria non andrà mai a caricarsi appunto al 100 e quindi non andremo mai ad alimentare al massimo, e la batteria rimarrà sempre di ottima qualità. Non per niente io possedevo prima un S20 Ultra che tuttora è ancora vivo e vegeto, che utilizza mia madre, l'ho sempre caricato all'85% e la prestazione della batteria è rimasta pressoché invariata, e infatti adesso lei lo utilizza abbastanza in modo blando, non come me che magari lo andavo a sforzare tanto sulla parte foto, video e software, lo utilizza un poco. Lei dura 2 giorni di carica completa, quindi all'85%, quindi c'è uno scarto di quel 15% che potrebbe far durare ancora un attimino in più la batteria, però con l'85% di batteria gli dura 2 giorni con poco utilizzo. Con utilizzo stress il mio mi dura tranquillamente un giorno intero, e alla sera molte volte arrivo intorno al 30%, anche il 40% ogni tanto, però lì è quando magari vado a evitare di utilizzare magari le fotocamere, perché comunque quello che stressa un po' più il telefono è quando si va a registrare i video per esempio in 4K, lì girando di più il processore e tutto andrà a consumare sicuramente molta più energia. Ora parliamo della cosa più importante e fondamentale di questo smartphone dopo 2 mesi, ed è la parte foto e video. Come vedete gli ultimi video sul mio canale, che secondo me hanno una qualità davvero altissima, sono stati registrati con appunto S23 Ultra, che mi hanno fatto fare comunque un salto in avanti sulla qualità. Anche solo le riprese che faccio qua in camera dove vado a parlare per le recensioni hanno una netta differenza nella qualità rispetto a S20 Ultra. Non per niente
comunque posso anche andare a ritoccare qualche colore, qualche ombra in modo molto più professionale. L'ho testato per bene, l'ho sfruttato per bene e come vi ho detto nella mia recensione, se non l'avete vista vi ricordo di andarla a trovare sul canale. E per non perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale, mi raccomando. Come vi ho detto nella recensione, qui abbiamo l'ottica 1x, 3x e 10x, tutte ottiche e non digitali, e si andranno a utilizzare tantissimo quelle ottiche, perché la 3x e la 10x sembra che uno la andrà mai a utilizzare, ma in verità se ci troviamo in una posizione un pelino più lontana, il 3x e il 10x, essendo ottici, li andremo a utilizzare tantissimo, perché andando a zoomare non andremo a perdere la qualità. E infatti molte clip video che ho fatto da un po' distante mi hanno tirato davvero fuori delle soddisfazioni incredibili, pensando che sto registrando tutto con uno smartphone e non con un'ottica posta dove vado magari a zoomare, tipo un obiettivo 24-120 che dico devo andare a prendere quel punto un po' più lontano e vado a zoomare fino a 120. Naturalmente quell'ottica non va mai a perdere qualità, però qua parliamo di uno smartphone che ha 3 ottiche diverse e che lavora in un modo davvero incredibile in qualsiasi situazione, che sia giorno che sia sera. Stessa cosa nella parte video, ho testato bene gli 8K, ho testato i 4K e devo dire che sono rimasto davvero impressionato anche dagli 8K, perché si possono utilizzare in un modo incredibile. Ho fatto un piccolo video, lo trovate sul mio canale, dove registro tutto in 8K e si crea davvero uno sfocato, una qualità davvero altissima. Secondo me si può lavorare ancora meglio questi 8K, perché poi sono comodi, perché se uno vuole andare a prendere solo una porzione del video non si va a perdere la qualità. Anche nella parte video possiamo andare a utilizzare le varie ottiche, e infatti in molte situazioni dove sono andato a usare le ottiche ho tirato fuori anche lì delle riprese che sono state utilissime. Se mi ricordo, mentre parlo vi faccio passare delle clip che ho fatto un mini filmato mentre pioveva alla mia ragazza, e ci sono delle clip a 10x che sembrano comunque registrate già da una macchina fotografica con uno zoom, e invece ho usato il 10x ottico che mi tirava fuori davvero dei grandissimi lavori, che quando li vedevo al PC dicevo questa è qualità per essere uno smartphone. Ho fatto una giornata al lago, ho provato a utilizzarlo come se fosse la macchina fotografica, mi sono portato dietro anche la macchina fotografica, ma vi devo dire la verità, ho utilizzato molto Samsung in quella giornata lì. Ho provato anche a scattare appunto come se tenessi in mano una macchina fotografica, tipo una fotografia alla mia ragazza sfocando un po' lo sfondo, non utilizzando l'effetto ritratto che ti crea una sfocatura un po' artificiale da parte del telefono, che a me non piace tantissimo, ma ho usato un po' la profondità che riuscivo a creare, magari avvicinandomi un po' di più al soggetto e mettendolo a fuoco, sempre naturalmente in modalità o Pro o Expert RAW, così da giocare io con le luci, tempi di scatto e ISO. Parliamo del lato lavorativo. Io lo uso moltissimo per scrivere con la S Pen, e molta gente mi viene a dire ma cosa fai di quella pennina? Non mi dà fastidio perché è sotto allo smartphone, quindi se non la vado a utilizzare anche per 6 mesi è lì, non crea nessun problema perché è livellata con lo smartphone quando andiamo a chiuderla, e quindi meglio avere una cosa in più che avere una cosa in meno, che poi magari la vogliamo utilizzare per scrivere qualcosina al volo e non avendola o usiamo il dito e andiamo a prendere una pennina apposta. Quindi secondo me punto a favore di Samsung questa S Pen, che io utilizzo tutti i giorni per scrivere le note, magari per quando mi vengono le idee di video mentre sono lì che ho quell'attimo di tempo, scrivo le note al volo, o se no quando devo scrivere qualcosa anche solo per esempio sul calendario lo scrivo con la pennina perché è troppo comodo, poi è anche più visibile da vedere sul calendario, o faccio uno screen a un'immagine, cerchio quel punto che dico qua c'è un piccolo problema, poi lo mando e faccio direttamente tutto con la penna. Comunque si ha in mano in pratica un tuttofare per qualsiasi genere di lavoro. Io lo consiglio molto per chi usa tanto lo smartphone per lavorare, perché appunto questa pennina ti permette di fare davvero tantissime cose. O per esempio io l'ho utilizzato anche tanto per quando andavo a fare delle fotografie o dei video in solo e lo smartphone lo tenevo un po' più lontano, me la portavo dietro e andavo a cliccare con la penna quando devo andare a scattare o iniziare la registrazione. Quindi ti permette comunque di fare anche molti lavori nella parte foto e video in solo, quindi non si ha bisogno per forza di mettere per esempio il tempo, ma si può da una distanza notevole, perché io l'ho usato penso a distanza di 15-20 metri almeno in una parte di un video, e non ho mai avuto problemi di registrazione perché prendeva sempre benissimo il segnale anche da quella distanza. In conclusione posso dire che sono davvero soddisfatto del lavoro che ha svolto Samsung nel costruire questo genere di smartphone, che ha unito delle componentistiche davvero incredibili, ha migliorato un casino il software, tutto il comparto fotografico e video, comunque ogni anno ha migliorato sempre di più, quindi dopo 2 mesi di utilizzo ve lo consiglio? Direi di sì.
Naturalmente lo consiglio a chi ha un budget un pochino più alto da spendere e non a chi ha poco budget. E comunque consiglio sempre, come ho fatto nello scorso video, quando si va a comprare qualcosa che ha un determinato costo, fatevi sempre la domanda di: lo andrò a utilizzare al massimo del potenziale o no? Perché se no vi consiglio anche la serie S23 normale basico, che fa degli ottimi lavori video e foto anche lì, e si può utilizzare comunque un telefonino, chi dice più telefonino? Uno smartphone di alta gamma, comunque anche quello, sempre con uno Snapdragon 2, però andando a risparmiare ben 500-600 euro, perché andiamo sugli 800 e qualcosa euro, l'S23 normale, invece questo qua che ho io costa sui 1580-1590 euro. Quindi diciamo che la differenza di prezzo è davvero davvero alta. Quindi il mio consiglio è, se lo si va a utilizzare tanto per lavoro, per fotografare, per registrare, per molto altro, S23 Ultra consigliatissimo. Naturalmente vi consiglio di prendere quello da 512 GB, così andate davvero davvero tranquilli. C'è anche quello da 256, ma perde 4 GB di RAM perché sta sugli 8 GB di RAM, invece il mio è sui 12 GB di RAM. Se no, se si vuole proprio esagerare sulla memoria, naturalmente il modello da 1 tera, e lì non si ha davvero problemi per un casino di tempo, però mi sembra addirittura un pelino esagerato. Ma se uno non dispone, per esempio come me che ho un fisso, quello da 1 tera ti fa tenere tutto senza problemi. Vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spero di rivedervi nei prossimi video e vi saluto. Ciao a tutti!